Fonte Ducela la Terre.org. Monico e Matteo. Messaggio dei gerarchi. Nuovo messaggio cristico. Voi indossate un vestito sopra il corpo materiale ma non prendete coscienza dell'utilità di quel vestito. Vi protegge dal freddo, dalla pioggia, vi dà soddisfazione perché vi rende più eleganti, ma è solo un vestito, che cambiate quando non vi conviene più. Quindi avete un primo vestito che è il vestito umano, che veste il vostro corpo. Ne avete un secondo che è il vostro corpo umano, che veste la vostra anima e il vostro divino. Tuttavia essenzialmente non siete il corpo umano, siete in assoluto la vostra anima e la vostra divinità. La sola differenza fra il corpo umano e i vestiti che lo rivestono è che il corpo umano è impregnato da ciò che in voi c'è di più sacro, cioè l'anima e la divinità, e che il corpo umano riceve continuamente l'energia vitale, quella sacra energia. La vostra anima e la vostra divinità hanno un amore immenso per quel veicolo così importante, che vi permette di sperimentare la vita su questo mondo, che sia per delle esperienze gioiose o per delle esperienze molto più tristi. Essendo energia, l'anima da sola non potrebbe sperimentare la vita nella materia, e l'anima e il divino hanno bisogno di tutte quelle esperienze nella materia per capire, per crescere, per risalire poco alla volta verso la sorgente. Perciò, a partire dal momento in cui diventate consapevoli, che ci sono altre realtà di voi stessi, a partire dal momento in cui cercate di integrare nella vostra vita quotidiana queste altre realtà, che sono l'anima e il divino, automaticamente cambierete qualcosa in voi. Cambierete molte cose nella coscienza umana, che funzionerà molto più in armonia con l'anima perché riuscirà a sentirla e a capirla sempre di più. A quel punto sarete anche in grado di gestire le energie del corpo le cui cellule non si distruggeranno più lentamente attraverso l'invecchiamento. Logicamente l'invecchiamento non dovrebbe esistere, le cellule sarebbero in grado di rigenerarsi se foste consapevoli di ciò che siete al di là del corpo umano e della coscienza umana. Su certi mondi l'invecchiamento non esiste. Nel vostro prossimo ciclo avrete la capacità di rigenerare le cellule e i disturbi e le disarmonie, che subite nel corpo non esisteranno assolutamente più. Siate certi, che a partire dal momento in cui date vita all'amore vibrazione, all'amore energia, che viene emanato dal vostro sole interiore, dal vostro divino, tutto questo rigenererà le vostre cellule e voi vedrete dei miracoli compiersi nel vostro corpo. Le zone, che vi creano sofferenza potranno essere completamente rigenerate a livello cellulare da quell'energia, dalla vibrazione amore. Capiamo che per voi umani non è facile distinguere fra l'energia amore e l'amore affettivo che ognuno di voi su questo mondo conosce. Fino a quando mentalizzerete l'energia amore vibrazione, questa non si esprimerà. Basta semplicemente diventare consapevoli, che a livello del vostro plesso solare si trova un sole interiore. C'è il sole del vostro sistema solare, c'è il sole della vostra galassia e c'è il sole in ognuno di voi. Immaginate quindi che quel sole interiore sia la sede, la sacra dimora della vostra divinità. Se farete spesso l'esercizio di lasciare che l'energia si esprima aprendo semplicemente le porte del vostro centro di forza del plesso solare, o del vostro sole interiore, sentirete progressivamente l'espressione della vostra divinità. Non bisogna correre troppo. Potete fare questo esercizio è più pratico se siete distesi appoggiando una mano sul plesso solare per cercare di sentire la vibrazione. Poi visualizzate o pensate che dentro di voi ci sia un magnifico sole, in miniatura certo, ma è il sole del vostro stesso universo, perché l'essere umano è un universo. Esiste dunque il sole ed esiste tutto quello che gravita attorno al sole, tutte le particelle, che formano il vostro corpo. Anche i vostri organi sono una concentrazione di quelle particelle. Avverto una presenza, che viene per aiutarci. In un modo, che non avevo mai percepito prima, accanto a noi si manifesta il nostro grande fratello d'amore. Non è in aria come a volte mi capitava di percepirlo, è semplicemente davanti a noi. Mi dice: sono immensamente felice di essere fra voi e voglio dirvi fino a che punto sia importante l'amore. 2000 anni fa sono venuto su questo mondo con un corpo come il vostro. Ho cercato di rendere consapevoli gli esseri umani di quell'epoca di ciò che erano veramente, ho cercato di insegnargli l'amore, come stanno facendo i vostri insegnanti invisibili da tanti anni.
Naturalmente quando sono venuto 2000 anni fa, gli esseri erano meno aperti rispetto a voi oggi, non avevano la vostra stessa coscienza. Tutto quello che ho seminato su questo mondo ha impiegato 2000 anni per fiorire ed ora sta cominciando a fiorire nel vostro cuore, perché così deve essere e perché il miracolo della realizzazione presto avrà luogo. Voi non mi vedete, alcuni tra voi possono sentirmi, ma che questi non mi ascoltino con la testa, bensì con il cuore. Il cuore non sbaglia mai e quando la mia presenza si rivolge ad ognuno di voi, l'energia del vostro Cristo interiore si accelera, se sapeste quanto è importante. Questo vi trasformerà e trasformerà la vostra vita. Sono felice di manifestarmi tra voi questa sera. Mi sono già manifestato in questo luogo in diversi modi. Mi adatto in funzione di quello che siete, di quello che potete sentire e di quello che potete integrare. Vorrei dirvi anche questo: se comincerete ad amare o continuerete ad amare con il cuore senza essere nell'illusione mentale dell'amore, farete dei grandi passi in avanti. A quel punto sentirete così tanto l'amore attorno a voi da esserne profondamente trasformati. Ci è voluto un intero ciclo, ci sono voluti 2000 anni affinché l'amore fiorisse nel cuore degli uomini. Certo, attualmente state vivendo un periodo di grandi interrogativi, un periodo in cui le energie, sia superiori che inferiori, sono in grande fermento. Tutto è esacerbato nei due sensi. Perché questo? Perché il momento, che ho annunciato, questo momento così sacro, si avvicina in fretta. Cosa dovete fare per prepararvi? Semplicemente liberare l'amore, che è ancora troppo chiuso in voi. Gli esseri umani non hanno capito veramente il potere dell'amore, anche se quando ero sulla terra l'ho spiegato tante e tante volte. Alcuni lo hanno capito, altri lo hanno mescolato con i sentimenti umani e successivamente lo hanno dimenticato. Adesso è veramente arrivato il momento di risvegliarvi e di diventare consapevoli delle vostre potenzialità. Io, il vostro grande fratello d'amore, così come molti dei miei fratelli, che si trovano sul mio vascello di luce, sulla stella blu, stiamo lavorando enormemente per aiutare gli umani a diventare consapevoli di queste nuove capacità di amore, di queste nuove potenzialità. Adesso lo vedo come se fosse un sole, sempre con forma umana ma con un irradiamento ed una potenza straordinari. Dalla sua presenza emana una magnifica vivente luce dorata che evidentemente è l'amore. Quella luce cresce attorno a lui, cresce ancora e ancora per inondare questo luogo ed ognuno di voi. Io so che il nostro cuore saprà sempre la verità, e che nei momenti un po' difficili, che dovremo attraversare prima di raggiungere i piani di luce, prima della transizione, noi sapremo, perché il nostro meraviglioso fratello d'amore ha messo la verità nei nostri cuori. Mi dice: sarò sempre e sempre di più accanto a voi e sarò accanto anche a coloro che ascolteranno o leggeranno questo messaggio, perché questo mondo sarà liberato dalle potenze dell'amore, dall'immenso amore del Cristo solare. Dovete prepararvi. Presto verrò a bussare alla vostra porta e occorrerà che mi apriate. Naturalmente è un'immagine simbolica, ma voi capite ciò che voglio dire con queste parole. Ho amato profondamente questo mondo, che ho cercato di risvegliare, e 2000 anni di maturazione dell'amore non sono niente. Vorrei farvi capire fino a che punto sia importante per me questo piccolo mondo sperduto nell'universo, questo piccolo granello di sabbia. È importante in quanto scuola di vita, in quanto scuola dell'anima, in quanto scuola di amore, ed è importante anche in quanto sacra biblioteca di tutto ciò che vive. Non potete rendervi conto che questo piccolo mondo tutto da solo contiene molte più vite di molti altri pianeti. Ha una grande ricchezza. È come se fosse una biblioteca celeste. Vorrei ancora dirvi che non volevo creare una religione. La vera religione è quella dell'amore, del dono di sé, della generosità, della fratellanza, del rispetto e della saggezza. È questo quello che ho cercato di insegnare, ma adesso so che tutte queste nozioni hanno preso forma nel cuore degli uomini, anche in quelli che non ne sono ancora consapevoli. Sappiate che sarò accanto a voi ogni volta che ne avrete bisogno. Se mi pregate per delle nobili cause, sarò accanto a voi. Se mi chiedete aiuto per accelerare la vostra evoluzione, sarò accanto a voi. Se mi chiedete aiuto affinché possiate capire e manifestare meglio l'amore, sarò accanto a voi.
Non abbandono mai gli esseri dal cuore puro, gli esseri che desiderano esprimere l'amore.